Giorgio, ma qual è il momento per acquistare una barca vera? Oggi parleremo di questo, ragazzi. È un buon momento adesso per acquistare una barca vera? Prima di partire concedetemi una cosa. Siamo diventati 10.000 in così poco tempo. 10.100 perché abbiamo varcato questa soglia in velocità. Siamo diventati in così poco tempo una piccola città, non mi aspettavo tutto questo, quindi grazie dal cuore. Siamo esplosi, abbiamo superato abbondantemente il 1.000.000 di visualizzazioni e questo umile appassionato di vela non si aspettava un tale successo del canale. Farò di tutto per essere all'altezza di tutto questo e di darvi i migliori consigli, perché l'episodio di questa settimana è davvero importante. È come in un sogno, so che se sbaglio mi sveglio e torno a vivere, ma tu non sei un sogno ed io non mi fermo, voglio tornare a credere. Il mercato delle barche, soprattutto quello delle barche a vela, in questi ultimi anni è letteralmente impazzito. Voglio spiegarvi perché, ma veramente impazzito. Il grande massacro è stato causato ovviamente dalla pandemia ed è quella situazione che mi ha portato a voi. Sono scappato letteralmente dalla città, avevo una barca da restaurare, l'ho restaurata e sono partito. Questo mi portava fuori dalle città che non capivo più, ero isolato, potevo vivere in barca, potevo vivere da solo e sul mare trovavo la mia serenità. Credete che questo sia successo solo a me? No, questo è successo a tantissime persone. Tutti coloro che avevano una barca, tutti i diportisti, hanno capito che la barca era l'unico rifugio. C'era un limite. Qual era? Era il lavoro. Ma in quel periodo ci avevano messo tutti in ferie forzate, io che sono un libero professionista, addirittura senza neanche uno stipendio, e dovevamo provvedere a noi stessi. Quel periodo è stato decisamente oscuro, ma per me è stato rivelatorio. Ovvero ho capito che la barca a vela, oltre alla mia famiglia, oltre ai miei amori più cari, era l'unica fonte di vita e di libertà che mi serve realmente. Questo ha coinvolto tutti in tutto il mondo, tutti i diportisti, tutti gli appassionati. Chi non aveva una barca a vela sognava di avere una barca a vela per scappare lontano da questa follia. Perché diciamoci la verità, era una follia. Vedere le altalene nei prati con la banda rossa e bianca e pensare che nemmeno i bambini avessero il diritto e la libertà di giocare, non lo potevo più accettare. E così la barca è stato il mio rifugio. Ed è stato così per tutti, per tantissimi. Cosa è successo? Questo ha mandato alle stelle i prezzi, perché tutti volevano la barca. Per questo noi che ci occupiamo di barche classiche, club racer, barche da crociera che regatavano negli anni '80, noi ci occupiamo di questo. I prezzi sono letteralmente scoppiati. Chi aveva una barca non la vendeva, chi aveva messo in vendita la propria barca non la vendeva più perché era il suo unico rifugio e così i prezzi sono lievitati. Ma di quanto? La barca a vela più desiderata. Tutte le persone che conoscono la vorrebbero. Chi ce l'ha se la tiene ben stretta. Se è un Sun Odyssey, una barca a vela voluta da tutti, ricercatissima, 42 era fuori a 85-90.000, in quel periodo era fuori a 160.000 euro. Questo era il 2021-2022. Cosa vuol dire? 60% in più. Prezzi assurdi per me che sono in costante ricerca e mi accorgevo di questa lievitazione, mi accorgevo di questa gonfiatura. Il mercato va così, c'è anche il tasso di inflazione, c'è anche tutto ciò che ha comportato una crescita esponenziale di tutti i costi di tutti i prezzi, però mercato immobiliare, case spaziose e barche è scoppiato. Case spaziose perché ci siamo resi tutti conto che avevamo bisogno di più spazio. In quel contesto io che avevo 3 figli, avevo un figlio che faceva scuola in smart working dal bagno, uno in una camera, l'altro in un'altra camera, mia moglie che lavorava in smart working in un'altra camera ancora e avevo finito le camere e io mi ritrovavo spesso o in cucina, molto scomodo, o addirittura in corridoio. Insomma, avevamo tutti una stanza e ci mancava qualcosa e io una casa grande, figuriamoci chi ce l'aveva piccola. Mi ricordo anche una professoressa che diceva a mio figlio: accendi o ti metto una nota, accendi quella telecamera o ti metto una nota. E io soffrivo tantissimo perché mio figlio non poteva, era in bagno ed era imbarazzante per lui. Quindi lasciamo perdere. Questa è una di quelle cose che mi ha portato ad andare via, insieme alla famiglia ovviamente. Non fatemi risalire queste cose perché ci sto male. Quindi i prezzi sono lievitati, gonfiati e scoppiati. 2021-2022 quindi era improponibile acquistare una barca.
senza buttare via soldi, senza rovinare la propria economia domestica. Nel 2023 i prezzi sono di nuovo calati, sono riuscito ancora ad acquistare barche, anche se non sono mai rientrati al pre-pandemia, mai. Erano ancora 10, 12, 18% in più rispetto al pre-pandemia. Sì, ok, accumuliamo anche gli anni che passano, l'inflazione e tutto, però ciò che prima compravi a 80 era ancora 95, 100.000. Quindi arriviamo al punto, qual è il miglior periodo per acquistare la mia barca vera? Qua non dipende dalle vostre finanze, dal vostro budget. Ho fatto già 20 video sul vostro budget, sulle vostre finanze. Qua dipende da quali sono le vostre aspettative. Ma non è retorica. Vi spiego una cosa. Io vivo dei cruiser racer degli anni 80, 70-80. Le barche che mi avete visto acquistare, restaurare, rimettere in mare e facili navigazioni. Quelle sono il mio standard, quelle sono la mia vita, quelle sono le mie barche. Di queste barche il mercato ne è sempre stato inondato. Jeannot, Beneteau, Dufour, qualche Albergrassi, molto cari rispetto alle barche che vi ho nominato fino adesso. Queste sono la mia vita, sono barche degli anni 80, barche da crociera che regattavano in quegli anni, performanti, barche veloci. Quindi tutti noi, con questa passione, ci ritroviamo in mezzo al mare con barche di 40 anni. Con questa che ho adesso sono vicino ai 50 anni, la mia età, con annessi tutti i rischi della situazione. Il mercato degli ultimi 20 anni, dove io ho acquistato molte barche, dove io ho venduto molte barche, qualcuna l'ho regalata anche, grazie al canale, ma soprattutto ho fatto acquistare altre persone moltissime barche, era inondato di queste barche. Inondato. Perché ragazzi, spendere 30 o 40 mila euro per una piccola casa, un piccolo appartamento galleggiante, non è molto. È fattibile, con un po' di sacrificio un lavoratore ce la fa. Quanto costa poi mantenere la barca? Sì, dovete includere un altro 10-15% per i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, il posto barca, ma ce la fai. Per quanto mi riguarda però c'è da considerare una cosa. Compro la barca e la rivenderò. Considerate che siamo al limite, perché le barche precedenti a questa data, prima degli anni 70, degli anni 60, degli anni 50, adesso vengono smembrate. Sapete quanti amici ho che si mettono a segare col seghetto alternativo per smaltire la loro barca degli anni 60 che non ha più valore? Non ha più valore perché ha più di 50 anni. Andreste adesso su una barca che ha più di 50 anni, 55, 60 anni, dalla Terra all'Elba, dall'Elba alla Sardegna? Ci andreste ad affrontare un mare in bolina abbastanza impettito? Su una barca di 60 anni? Probabilmente molti di voi lo farebbero anche. Badate che avete un piccolo margine ancora. Se acquistate oggi una barca degli anni 80, tra 10 anni sarà una di quelle barche che andrà smaltita, perché chi ve la comprerà? E sarà uno di quegli annunci che permane, io li seguo, ci sono barche in vendita di quegli anni, antecedenti agli anni 70, che sono lì da 2 anni sui siti. 2 o 3 anni. I venditori si ostinano a mantenere i prezzi per non perdere tutto ciò che hanno speso nel loro percorso, ma si ostinano a non capire che probabilmente quelle barche rimarranno invendute. Smaltire una barca di 30 piedi può costare anche 10.000 euro e quindi vai di sega alternativa e butta poi i 1000 sacchetti nel contenitore della plastica. È così ragazzi, non vi sto assolutamente mentendo. Quindi oggi comprate un cruiser racer degli anni 80 a 30.000. Tra 10 anni non prenderete quei 30.000, ok? Fate conto questo, nel risparmio. C'è da dire che allora prenderete delle barche degli anni 90. Ipotizziamo la grande serie delle barche. Parliamo sempre di Dufour, Jeannot, Beneteau, Bavaria, includiamola, anni 90. Qui spenderete il doppio, circa il doppio, mediamente il doppio. Ma tutti sanno che le barche che venivano costruite negli anni 80 sono ben diverse dalle barche che sono state costruite dal 95-94 in poi. Da queste case. Vi spiego perché? Ve lo spiego con grande cura e grande attenzione ai dettagli. Semplicemente perché una volta non c'erano gli strumenti che ci sono adesso nella navigazione. Assolutamente. Adesso chiunque, anche un neofita, si mette a navigare, imbarca a un computer e Starlink ha dato un grande contributo perché possiamo essere connessi ovunque, sempre. Non siamo neanche limitati dalla costa, dai raggi di copertura di internet. Internet adesso c'è sempre. Chiunque ha un computer a bordo.
E questo ha fatto sì che i prezzi esplodessero proprio durante il Covid, perché era possibile, ci siamo accorti tutti quanti, che possiamo lavorare grazie a internet da casa. Se ne sono accorte le aziende, ce ne siamo accorti noi, e molte di queste persone hanno deciso di vivere la propria libertà su una barca, perché era possibile finalmente, grazie a Starlink, grazie a internet, grazie allo smart working. Questo è stato un processo del Covid. Da casa sono lievitati i prezzi del mercato immobiliare, o in barca e sono esplosi i prezzi del mercato delle barche, esplosi letteralmente, proprio per via di questo. Anche un neofita, come dicevo prima, adesso ha un computer, ha un bel Mac, è connesso e può gestire il suo shop online, può gestire la sua attività, può gestire i suoi dipendenti a distanza, può gestire un suo lavoro in smart working. Anche un semplice impiegato che lavora in smart working può farlo da una barca. Negli Stati Uniti c'è un'immigrazione verso le Bahamas di assicuratori che voi non avete idea. Centinaia di migliaia di assicuratori che vivono alle Bahamas in barca. Sono assicuratori che grazie a Starlink e a un computer lavorano in barca. E l'Italia sta andando al passo, come ha sempre fatto, verso gli Stati Uniti. L'Europa sta andando al passo, la Francia era già più avanti di noi. Il Belgio, l'Olanda non ne parliamo. Un 17enne olandese adesso è smart su una barca. Programma, sono programmatori, fa tutto. Ho amici olandesi che vivono su una barca e da là programmano i siti e fanno i loro lavori in smart working. E fanno pure i soldi, a dire la verità. E vivono in barca a 17 anni, 18 anni. Quello che faccio io praticamente sto 6 mesi, 7 mesi all'anno in barca, lavoro dalla mia barca. Va bene? No, non è YouTube il mio lavoro, è un altro. Quindi uguale, capita anche a me. C'è stata questa grande rivoluzione. Negli anni 80 questo non c'era. Tutto questo non c'era. Chi andava in barca era un navigatore. Ma erano anche costruite diversamente le barche proprio a fronte di questo. Un'emergenza in mare doveva essere affrontata con una barca realmente, concretamente stabile, concretamente sicura. Le chiglie erano rinforzate e piene. Era quasi impossibile si staccassero dallo scafo. Era un tutt'uno, pesavano il doppio le barche. Soprattutto erano costruite con tecniche incredibili. Faccio un esempio, il sandwich, 2 strati di vetroresina e dentro del materiale isolante. Tutto ciò che era sicurezza era basato sulla sicurezza dello scafo. Perché? Non c'erano gli strumenti che ci sono adesso. I plotter dinamici, i rilevatori in tempo reale del meteo. Adesso con un computer saprete a che ora ci sarà il temporale, in che modo sfuggire da quel temporale, in che modo sfuggire da quel groppo, quanto vento ci sarà, a che ora ci sarà quel vento, quanta bonaccia ci sarà, per 3 mesi a seguire. Quindi, statisticamente, ovviamente adesso, le emergenze in mare sono risolte da tutti questi apparati. Sonar, quasi ogni barca, anzi tutte le barche oceaniche hanno un radar. Ma solo 30 anni fa non era così. Prima di internet non era così. Quindi si basava il concetto di stabilità e di sicurezza solo sulla costruzione dello scafo. Ora invece, dagli anni 90 in poi, si producono barche in serie e non serve più dare tutta quell'importanza allo scafo. Quindi queste barche degli anni 90 non potranno assolutamente durare 40 anni, 50 anni come le barche di cui vi sto parlando. Non lo faranno. Va bene? Ed è questa la differenza. Il problema si pone solo quando noi acquistiamo una barca degli anni 80 oggi e tra 10 anni avremo un grande problema. I 40.000 euro, 50.000 euro spesi oggi non avranno più valore. Non sarà come comprare un piccolo immobile in una zona centrale della Sardegna, 40.000 euro, che tra 30 anni sarà ancora lì, l'immobile sarà ancora lì, e se il mercato immobiliare vi avrà premiato, quantomeno avrete ancora il vostro investimento. I 40.000 euro che avete speso oggi per un cruiser racer degli anni 80, quindi, saranno fumati, volatilizzati, perché la barca andrà smaltita tra 10 anni. Quindi sarà un noleggio a lungo termine del costo di 30.000 euro per i prossimi 10 anni. Siete disposti a questo? Io sì, ed è per questo che sono qua. Soprattutto la barca che compro io oggi, degli anni 80, a quel prezzo, probabilmente la rivenderò domani perché avrò un altro amore, un'altra barca da restaurare. E ho questa passione, mi piace restaurarle e rimetterle in mare, farle fare delle bellissime navigazioni e poi darle a qualcuno, premiare qualcuno. Quindi io sicuramente questo ciclo continuo lo avrò continuamente, no? Per quanto riguarda me. Ma voi invece che volete una barca per sempre? Comprate oggi un cruiser racer degli anni 80, un bellissimo First 35.
Va bene, bellissimo e avete speso 40.000 euro, come vi ho detto nei video. Non vi voglio dissuadere da questo acquisto, Assolutamente no. Perché vi ho fatto un video con 5 ragioni per non comprare le barche, ma io vi faccio un video con 50 ragioni perché comprare la barca a vela e non una barca a motore. Comprate questo First 35 oggi, bellissimo, spendete 40.000 euro. Quindi se vi stuferete in un range di tempo abbastanza ristretto, probabilmente il vostro investimento sarà ancora preservato, ma tra 10 anni il vostro investimento sarà andato. Stiamo parlando di un mercato che è molto attivo, che negli ultimi 20 anni, trattandosi di barche degli anni 80, è stato molto attivo, ma adesso siamo negli anni 20, stiamo vivendo gli anni 20 e siamo a metà degli anni 20. Quindi una barca degli anni 80, negli anni 20, negli anni 30 o negli anni 40 sarà un pezzo di storia. Quindi qual è il miglior periodo per acquistare una barca? Che data deve avere una barca? Dipende da voi. Adesso, ottimo. Già se aspettate marzo, a marzo non si compra mai. I prezzi esplodono. Siete già quasi in ritardo per pagare quel 10% in meno. Se volete aspettare il miglior momento di mercato sarà il 2025. Come stanno andando gli sviluppi del mondo, ci sono adesso tutti i mercati molto stabili, molto tranquilli, quindi il 2025 sarà l'anno più efficace per acquistare una barca. Che barca acquisterò? Dipende da voi. 80-90 mila euro troverete delle barche degli anni 90 col quale prendere e fare l'oceano. 30-40 mila euro troverete delle barche degli anni 80 capaci di darvi grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni. Rinuncerete allo spazio delle barche moderne, perché lo sapete, rinuncerete a una cuccetta di poppa, rinuncerete a una dinette ampia, rinuncerete a un ponte dove prendere il sole in 5, però avrete una gran bella barca, che però non sarà in grado di mantenere il proprio valore nel tempo. Quindi se volete fare un'esperienza di 2 o 3 anni, sarà ancora fattibile. Se volete una barca per la vita, optate per spendere anche il doppio, ma avere un investimento che permanerà. Io ho molto rispetto di voi, perché con i vostri like, i vostri commenti, siete entrati in questa grande community. Iscrivendovi al mio canale, siete entrati in questo giro pazzesco. Devo aver però cura di voi, lo dico sinceramente. Queste non sono condizioni che vi devono frenare per entrare in questa passione. E sono sicuro anche che possono produrre l'effetto contrario. Vi possono portare una quantità di realismo così concreta che vi permetta di vedere realizzabili i vostri sogni, vi permetta di pensare che quel sogno possa essere tirato fuori da un cassetto. L'ostacolo non è così grande, bisogna solo fare il passo. Un armatore, uno che acquista una barca a vela, è uno di quelli che decide, che non sta lì ad aspettare. Dovete essere persone che prendono e decidono. Va bene? Mi dispiace essere così drastico. Vedo che questo mio dire, vedo che questo mio modo di fare sta coinvolgendo tante altre persone. Sdoganare il fatto che le barche umili, le barche datate, le barche meno costose siano da escludere. Abbiano una dignità, abbiano dei margini di sicurezza e siano i potenziali vettori per il raggiungimento dei nostri obiettivi di vita. Questo sta coinvolgendo altre persone che si stanno ispirando ai miei video. E per me è un orgoglio, ai nostri video, perché siete voi che mi avete portato a realizzare questi video con le vostre domande, con la vostra curiosità, con il vostro modo di fare, con la vostra cordialità, con la vostra stima e anche con le vostre critiche a volte, perché forse non sono il miglior velista del mondo, ma ho il senso pratico degli affari, ma più di questo ho il senso pratico della vita. Me la sono mangiata tutta la vita, come se fosse una succosa mela. E ne sto rubando ancora di mele dall'albero e continuerò a farlo per morderle con gusto, senza paura di ciò che troverò nella mela. Ci siamo capiti? Qual è il momento giusto per comprare una barca a vela? Ogni momento. Oggi la pagherete il 10% di più rispetto all'era pre-Covid, ma il 10% può essere anche il livello minimo di progressione e di inflazione dei costi che troverete in futuro. Io direi gennaio 2026, dicembre 2025 o gennaio 2026. Saranno i migliori momenti nei prossimi 5 anni per acquistare una barca a vela. Ma se avete possibilità, oggi andate in un sito annunci e prendete la vostra decisione, perché è un buon momento. Questo era Giorgio e laggiù c'è il mare. Ragazzi, oggi voglio ringraziare 2 miei amici, Vinicio e Paolo, che hanno fatto un bellissimo trasferimento con una barca bellissima, passando vicino all'isola del Giglio, e volevo ringraziarli di cuore per le bellissime immagini che mi hanno mandato.
Ciao Paolo, ciao Vinicio. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.